scrivetemi, come vi dicevo tempo fa in un video, una specie che secondo voi dovrei prendere per farci dei contenuti, che ne so, anche semplicemente un pino, un cipresso, un tasso, non lo so, fatemi sapere voi. Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un video dal mio olmo campestre, che come sapete è una delle prime piante che ho avuto in collezione, raccolta totalmente da me e costruita da zero da me. L'ho rinvasata qualche mese fa, ci ho fatto un video, ve lo lascio qui in alto. Come vedete è partita veramente fortissimo, nonostante gli avessi tolto praticamente tutte le radici, e ora sto andando al club, me la porto, così vado a togliere il filo, vado a fare una gran bella potatura e poi chissà se magari mi faranno mettere qualche tirante o comunque chissà che cosa faremo. Intanto voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa pianta e come la vedete a livello di vigoria. Per me sta in una forma smagliante. Ora la carico in macchina e vado al club. Ci vediamo dopo. Eccoci qua ritornati con il mio olmo campestre. Come vedete è stata data una bella pulita, ma senza andare ad accorciare troppo i rami, perché comunque è stato calcolato anche il fatto che la pianta fosse stata rinvasata circa 2 mesi fa. Quindi siamo andati ad accorciare per iniziare a dare una forma abbastanza interessante ai palchi. Come vedete si vede soprattutto qui che comincia a essere un lavoro abbastanza interessante. Comunque, come dicevo prima, la pianta è stata rinvasata 2 mesi fa, era totalmente esplosa, quindi siamo molto fiduciosi. Qui in apice c'è tutto un discorso che o andremo a utilizzare questo ramo per fare un palco qui esterno, o comunque dobbiamo capire come strutturare quest'apice e volendo anche abbassarlo un pochettino. Abbiamo preservato questo rametto per andare a fare un livello magari intermedio che sia sopra questo e sopra quello lì, che poi andrà un pochettino magari anche girato ancora. Va fatta tutto un lavoro di ancora impostazione, tiranti e tante cose, però comunque devo dire che la pianta, come al solito, mi regala grandi soddisfazioni. Spero allarghi il piede, visto che diciamo il rinvaso che ho fatto è stato quasi totalmente incentrato sull'allargamento del piede. Se notate qui, piano piano sta iniziando a scendere il callo dentro il buco, quindi questa cosa è molto positiva. Speriamo che prima o poi lo richiuda, mentre per quest'altro gallo diciamo non possiamo farci niente. Infatti sono andato a riaprire un pochettino il buco che era qui dietro, che va a far scendere l'acqua, che ora già non si vede più. Comunque quel buco è sacrosanto, perché sennò mi si fa ancora di più il ristagno d'acqua lì dentro e quindi continuerà a scavarsi all'infinito, che è una cosa che non voglio. Infatti stavo valutando di metterci del cemento o comunque quel materiale che viene usato per fare queste cose, però non lo so, scrivetemi voi che cosa ne pensate, un consiglio. Poi per il resto sono andato a togliere un po' di taglioni che avevo fatto, e una cosa molto importante è che durante questa potatura in realtà non sono stati fatti tagli molto importanti. Per esempio qui su questo ramo qua, per non avere cilindricità e quindi dare conicità al ramo, avrei dovuto tagliarlo all'incirca qui per farlo andare avanti con questo e questo. Il problema è che comunque, essendo la pianta rinvasata da poco, andare a togliere una porzione di ramo così grande con tutti questi rami più piccoli, questo come altre parti della pianta in realtà, sarebbe stato molto problematico. Quindi che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di lasciarla andare in questo modo, magari metto così, lasciarla andare in questo modo, solo che poi quando ricaccerà io devo andare molto forte qui
con la potatura e andare a preservare questo ramo e quell'altro ramo qui dietro, il che mi permetterà di avere più forza su questi dietro, in modo tale che poi in autunno io vado a fare un taglio qui e praticamente continuo a costruire il palco del ramo con questo e poi tutti i rametti come stanno qui per esempio. L'obiettivo, o comunque la cosa che mi piacerebbe molto fare su questa pianta, è fare praticamente l'impalcatura senza mettere del filo. In che senso senza mettere del filo? Semplicemente andare a pomparla il meno possibile in modo tale da avere piccoli internodi da poter tagliare come ho fatto adesso, e poi nel momento in cui mi ricacciano da dietro, da per esempio la seconda gemma, io poi vado a tagliare qui, il ramo mi parte lateralmente e da lì continuo a creare questa struttura, ma mi dovrebbe venire molto più fitta, il che sarebbe veramente una cosa bellissima secondo me. Ovviamente mi dovrebbe aiutare anche il fatto che la granulometria del terriccio qui è molto piccola come vedete, quindi speriamo in meglio. Non so qui e qui se è buono che stia ricallando in questo modo, cioè non vorrei avere bozzi o cose strane. Qui anche non so bene come andare a farlo richiudere perché è una situazione un po' particolare, non lo so, c'è tanto da lavorare, ma secondo me questa pianta mi può regalare grandi soddisfazioni e sinceramente non vedo l'ora. Guardate qua, già ha iniziato a cacciare. Effettivamente questa potatura che è stata fatta è anche per andare a fare ramificazione molto dietro, qui magari anche lì andare a riportare molto indietro questo ramo, oppure molto indietro questo ramo qua che va tantissimo indietro. Comunque c'è tanto lavoro da fare sulla ramificazione di questa pianta, però giustamente i primi anni l'ho dovuta far scappare per avere questi diametri. Ora, per cambiare un attimino il discorso, vi porto dai miei altri olmi per farvi vedere un pochettino come stanno e poi ci salutiamo per rendervi questo video un po' più ricco, visto che l'ultimo diciamo ha lasciato molto a desiderare, perché comunque è stato un video molto veloce. A volte, lo devo ammettere, ho un po' di difficoltà a fare i video perché comunque sono molto impegnato e non sempre riesco a mettermi a registrare, però comunque cercherò di essere molto più presente, soprattutto di fare video molto più consistenti e molto più solidi. Magari uno dei prossimi video potrebbe essere una spiegazione di come sto concimando io le mie piante in questo periodo, anche se è un po' tardi. Secondo me potrebbe essere un video abbastanza interessante, anche per farmi dare consigli da voi nei commenti e andare ad aggiustare la concimazione che faccio in vista dell'anno prossimo, perché io comunque di anno in anno testo le cose, ci ragiono su e le modifico per l'anno successivo. Ci vediamo agli altri olmi e poi ci risalutiamo con questa pianta. Piccolo video al volo, questo che è assolutamente il più bello e promettente tra gli olmi che ho raccolto quest'anno, che è quello che stava partendo a scopa rovesciata, infatti non vedo l'ora di vederlo l'anno prossimo. Ora, come vi ho detto, non toglierò neanche una foglia a questa pianta, la voglio lasciare sfogare al massimo, così durante quest'anno mi farà tantissime radici. Eventualmente l'anno prossimo la metterò in un vaso da coltivazione, farò la prima potatura e andrò ad iniziare a strutturare la scopa rovesciata, che secondo me verrà molto interessante perché comunque il tronco è molto largo e anche abbastanza cilindrico, quindi sono molto fiducioso su questa pianta. Poi c'è quest'altra pianta qui che rispetto all'ultima volta che l'avete vista ha progredito veramente tanto, anche questa la lasciamo sviluppare molto bene. E poi c'è questa qui che ha avuto un bel problema di calle, nel senso che ce ne ha avute veramente tante,
e sono riuscito a toglierle quasi tutte, e comunque anche questa mi dà molte soddisfazioni. E in realtà dopo l'olmo a scopa rovesciata ce n'è un altro che mi sta stupendo, ovvero questo, che non è altro che la radice dell'olmo che vi ho fatto vedere prima. Guardate come continua a cacciare. Questo è veramente impressionante. Comunque aveva tantissime radici, è normale che continui a cacciare in questo modo. Ora ci vediamo di là per i saluti finali. Siamo tornati qui, voi se volete scrivetemi con un commento qui sotto che cosa ne pensate di questo mio olmo, ma anche degli altri che ho appena raccolto, perché no? Voi che cosa ci fareste, qualche progettino, anche della radice di questa pianta, sono molto curioso di sapere che cosa ci fareste, è un bellissimo esperimento secondo me. Comunque, io e i miei olmi vi salutiamo, è stato un piacere passare questo tempo insieme a voi, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo ovviamente di commentare se vi è piaciuto questo video, che cosa fareste con queste piante, eccetera eccetera. Vi ricordo di condividere il video con i vostri amici appassionati di bonsai oppure appassionati di olmi, perché no? Io sono sempre qui a trasmettere il mio diario di bordo, diciamo, il mio diario di viaggio nel mondo del bonsai. Lasciate un mi piace per supportare questo video, se volete qui vi lascio il QR code al canale Telegram delle offerte, dove potete tranquillamente iscrivervi e acquistare qualcosa per supportare il mio canale senza un costo aggiuntivo per voi effettivo, ovvero se voi acquistate Amazon mi darà una piccola percentuale su quello che voi spendete e io la utilizzerò come sempre per acquistare nuova attrezzatura o nuove piante sempre più belle. Scrivetemi, come vi dicevo tempo fa in un video, una specie che secondo voi dovrei prendere per farci dei contenuti, che ne so, anche semplicemente un pino, un cipresso, un tasso, non lo so, fatemi sapere voi. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!